Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Eccoci tornati dopo una settimana abbastanza calda, parecchio calda. Noi vorremmo essere, sì, Piero che saluto, ciao Piero. Buongiorno, diciamo buongiorno, dai. Sì, buongiorno, tra noi, tra me e te. Tra sì, me e te, dai. sì. E in questo mercoledì 4 marzo, prima puntata di marzo, la 21esima della seconda stagione di Smart and Healthy, dove proveremo a parlare di America, Stati Uniti, Italia, Europa, ovviamente dopo lo scoppio, dopo i bombardamenti di questi giorni, insomma, da una parte e dall'altra non è che possiamo inventarci, cioè cercheremo in qualche modo di intrattenervi in qualche modo. Diciamo che proveremo a rendere la cosa un pochino più leggera. Più leggera, sì, mettiamola esatto. così, un attimo Esatto, più... perché vabbè, da dove vuoi che inizi, Piero? Intanto inizio da dire che abbiamo un sito internet che è www.radiocentroweb.it, abbiamo un canale su Substack dove vengono pubblicati i podcast, le puntate di Smart and Healthy, oltre che quelle del restante della radio. E niente, scriveteci se volete, commentate e in qualche modo confrontiamoci, perché insomma il confronto tra noi almeno e ragionare, perché poi sui social purtroppo vengono fuori, a parte le notizie, ma vengono fuori delle nozioni anche sbagliate, controverse, quindi insomma cerchiamo di far chiarezza. Allora, diciamo che se sei d'accordo si potrebbe provare a creare una sorta di dialogo ragionato e non basato solo ed esclusivamente sulle emozioni, anche se poi effettivamente le emozioni in questo momento sono quelle che ovviamente purtroppo sì. E intanto possiamo iniziare a dire perché parliamo del nostro, che io non lo voglio neanche più chiamare autore ghostwriter, perché io un ghostwriter così non lo voglio più, decisamente no. Finché faceva le cose, passami il termine, bischere, nel senso faceva finta di essere l'ingenuotto, e ok, qui si sta parlando di bombardamenti e il rischio di un'altra guerra, diciamo che anche perché diciamola così, non si sta parlando del rischio di un'altra guerra, perché purtroppo un'altra guerra è già scoppiata, si sta parlando però di rischio di guerra mondiale e non semplicemente limitata all'area del Medio Oriente, come era stato fino ad ora l'attacco terrorista da parte di Israele nei confronti della Palestina. Detto ciò, cerchiamo di capire un attimino anche quelli che possono essere non solo le ripercussioni, ma i risvolti, esatto. Allora io partirei da un post di Starting Finance su Instagram che tu hai salvato, che hai anche tu nella sezione salvati di Smart and Healthy, perché io e Piero abbiamo una sezione dove ci salviamo e ci mandiamo i post da poter utilizzare poi nelle varie puntate, o comunque anche commentandoceli. Allora, Trump disse che non avrebbe iniziato guerre perché nel primo mandato, se vi ricordate, più o meno non aveva iniziato guerre nel suo primo mandato. Infatti molti giornalisti e anche Travaglio disse se rimanesse con questa linea politica non dovrebbe essere un problema, benché
personaggio controverso, per carità, tutto quello che volete, però non dovrebbe essere un problema. Invece è risultato tutt'altro in questo mandato. Un po' è il risultato tutt'altro, un po' anche il fatto che comunque gli Stati Uniti hanno sempre vissuto di guerre. L'economia statunitense è un'economia che ha sempre vissuto di guerre fin dall'inizio. Esatto. L'industria delle armi, e quindi gli Stati Uniti, è una delle industrie più potenti a livello economico, e ovviamente è una delle industrie più diciamo che ha più influenza anche per quello che riguarda l'elezione poi dei presidenti degli Stati Uniti. In questo caso di Trump, non solo di Trump ovviamente, no, certo, assolutamente, anche degli altri. Diciamo che è difficile che un presidente degli Stati Uniti venga eletto senza che senza promettere all'industria degli armamenti qualcosa in cambio. Mettiamola così. Sì, ok. Sì, purtroppo è così. Il 6 novembre del 2024, nel discorso per la vittoria delle elezioni presidenziali, Donald Trump disse chiaramente: non inizierò alcuna guerra. Fermerò quelle in corsa. Ho fatto una prima parte. Soprattutto quelle inventate. Vabbè, purtroppo, sì, vabbè, lascia stare. Allora, finché erano inventate quelle tra l'Albania e l'Azerbaigian, l'Azerbaigian, sì, era una cosa goliardica da prendere in giro, ma questo è da gennaio dell'anno scorso, non da 2 mesi fa, da gennaio 2025 Trump ha costantemente usato le maniere forti, sia per operazioni antiterrorismo che per attacchi mirati a siti strategici. Sì. E l'ultimo attacco in Iran, insieme ad Israele, segna l'escalation più aggressiva di questa amministrazione. Sì. Ma allora, intanto una domanda che ci stiamo facendo ancora, secondo me, ma perché l'attacco all'Iran? Che a prescindere da tutto, l'Iran, anche dopo i bombardamenti di Israele, aveva dato una rispostina, ma molto flebile, molto leggera. Allora, perché l'attacco all'Iran? 2 motivi principali. Il primo: gli Stati Uniti sono la marionetta di Israele, e questo ormai si è capito da parecchio tempo. E va bene, sì. Quindi questo è il primo motivo. Secondariamente, per un motivo legato al petrolio, stesso motivo per cui ha rovesciato il governo in Venezuela con un attacco altrettanto plateale. Allora lì però è diverso, cioè nel senso è sempre un attacco, no? Però in Venezuela si era messa d'accordo con la vice di Maduro. Sì. Dice: oh, facciamo un colpo di stato, io ti aiuto a fare il colpo di stato e ti metto te a capo. Sì. Qui è un pochino diverso. Qui è andata male, nel senso che praticamente buona parte di quelli che potenzialmente potevano essere, e per sua stessa dichiarazione questo, potenziali candidati al governo iraniano, sono stati sostanzialmente assassinati durante i primi attacchi, quindi ovviamente si è ritrovato da quel punto di vista scoperto. L'altra cosa che secondo me non ha tenuto minimamente in conto il fatto che gli iraniani gli abbiano detto, lui probabilmente pensava: io faccio 3 o 4 attacchi mirati, più o meno mirati, faccio in modo di eliminare buona parte della leadership iraniana, questi si vedono quasi sconfitti, si arrendono e poi facciamo l'accordo. E gli iraniani gli hanno sostanzialmente risposto: attaccati, comincia a succhiare. Giustamente. Arrangiati, sì, perché anche perché gli iraniani, a fare i doppi giochisti con gli statunitensi, è più facile con i russi. Infatti, sì, non so
non so se hai visto, dopo la morte di Ali Khamenei, Putin ha fatto messaggio a reti unificate, condoglianze al popolo iraniano per la perdita della loro guida. Vabbè, sai, gli iraniani sono sostanzialmente degli ottimi clienti per i russi e per i cinesi, Certo, esatto. Attenzione, perché non si sta scherzando con... no, assolutamente no. Anche il fatto... Ora, l'altra cosa di cui secondo me non hanno tenuto assolutamente conto è il fatto che questi gli armamenti per difendersi ce li hanno, e ce ne hanno anche tanti. No, non solo. E quelli che hanno scaricato fino adesso sono i fondi di magazzino, Sì, no, sono quelli in prova. Esatto. Cosa c'è adesso? Sono i modellini venuti male. Sì. Cioè, allora, l'obiettivo principale poteva essere, diciamo, lì un pochino ci sono riusciti a soverchiare il regime che c'era, che c'era, perché eliminando questa guida suprema, vabbè, vediamo un attimino cosa succede. Però non è che l'Iran, come dicevi, non è che è rimasta a guardare, ha detto no, ha lanciato infatti notizie, e il nostro ministro Crosetto ne è una prova. Quanto ci dispiace che è rimasto bloccato a Dubai durante i bombardamenti. Vabbè, no, non ti dispiacere. No, non mi dispiace assolutamente. Sì, lo so, era per confermare. Però insomma, voglio dire, non è che infatti non solo, c'è anche la notizia che hanno chiuso lo stretto di Hormuz, da cui più che altro è quello, il 20% del petrolio globale, cioè. Più che altro è quello, cioè non hanno tenuto conto intanto, uno, che questi potessero chiudere lo stretto di Hormuz senza troppi complimenti, e poi erano cavoli loro. Sostanzialmente probabilmente si aspettavano che gli stati, tra virgolette, vicini all'Iran non avrebbero reagito minimamente, e invece hanno reagito, e hanno reagito anche secondo me giustamente. Detto sinceramente, Israele avrebbe avuto coglioni, senza troppi mezzi termini. Sembra che abbiano colpito l'ufficio di Netanyahu, però non mi dispiace assolutamente, uno in meno, se mai dovesse succedere. No, mi dispiace per la scrivania. Potrebbe essere, guarda, effettivamente la scrivania è danneggiante, sì. Sì. No, questa cosa significa, questo fatto, oltre, vabbè, morti purtroppo, la chiusura prolungata dello stretto significherà, ahimè, quindi andate a piedi ragazzi, tirate fuori le biciclette. Sì, fate un po' più di esercizio, come vi sta sempre consigliato. Prezzi più alti per carburanti ed energia. Quindi la cosa, diciamo, tra virgolette positiva, ma fino a un certo punto, perché l'elettricità, a meno che non abbiate una casa indipendente, cosa che l'azienda nazionale energia elettrica ha sempre cercato di, diciamo, non promuovere, ma quello è un altro paio di maniche. No, per forza, perché devi sempre i soldi. Ovviamente. Quindi preparatevi a un aumento dei carburanti e dell'elettricità, perché alla fine l'aria condizionata che userete, che funzionate a elettricità, se non siete indipendenti, la pagherete a caro prezzo, sì, decisamente. La pagheremo. La pagheremo a caro prezzo. Anche negli Stati Uniti penso che una cosa. A parte, no, gli Stati Uniti sono abbastanza indipendenti dal resto. Sì, non ti credere comunque, perché questo discorso del Venezuela adesso con l'Iran, legato più che altro al discorso del petrolio, non è veramente casuale, mettiamola così. E comunque già nel fine settimana, diciamo dopo i primi attacchi che sono avvenuti, i prezzi del carburante stanno già cominciando a salire. Quindi. Sì. È così. Purtroppo è così. Che ti devo dire, Pie? Che mi devi dire? Guarda, ci pensavo stamattina poco prima del collegamento. A me sinceramente vedere Trump e Netanyahu mi sembra di vedere Mussolini e Hitler.
con Hitler che è più verso Netanyahu e Mussolini che è l'idiota di turno ovviamente rivolto a Trump. Solo poi... a parti un po' invertite, perché la potenza militare non è più così vero, ma insomma era più potente la Germania. Sì, all'epoca era più potente la Germania. Qui in questo caso Netanyahu sta semplicemente facendo quello che fa la voce grossa, tanto poi il lavoro sporco lo fanno quegli altri. Il problema è che così facendo non ottieni, cioè alla fine 2 contro tutti non mi sembra una mossa molto intelligente, sostanzialmente. No, più che 2 contro tutti, allora intanto sono 2 contro l'Iran, perché hanno attaccato l'Iran, perché l'Iran poi tra le tante non è la Palestina, che è uno stato che non ha purtroppo non ha più nulla di materiale, dico. No, l'Iran ce n'è anche tanto. L'Iran sì, poi la Cina, l'India, la Russia, perché a questo punto la Russia per ora è super partes, però se deve aspetta un paio di giorni, se deve scegliere sicuramente quel lì. Sì, no, noi stiamo parlando fuori dalle notizie, ma no, per ora è un po' super partes, però se deve scegliere una parte non va con gli Stati Uniti. Quello sicuro. Quello è scontato, per cui quello no. E tutto il sud-est asiatico, quindi sì, il problema è anche quello, cioè non è anche il Sud America, perché anche il Sud America, tra parentesi, andrebbe contro gli Stati Uniti, quindi... Allora sì e no, perché sinceramente il Sud America, già l'Argentina per esempio, l'Argentina non credo andrebbe contro gli Stati Uniti. Cile non ne sono così sicuro, perché comunque non è più tanto dal lato comunista. Gli altri paesi direi di sì, invece alla fine sì, l'Argentina c'è una situazione un po' particolare, però vabbè, più Trump c'ha i problemi in casa, perché sì, lui sta facendo il bello e il bellino, ma in casa, e ne parliamo poi nella seconda parte, no? Abbiamo un 5 minuti, no meno, perché abbiamo il conto alla rovescia sulla videochiamata che ci sta, se l'hai visto. Sì, l'ho visto. Abbiamo meno di 5 minuti, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. E anche in casa, perché sempre più persone, sempre più personaggi vogliono toglierlo di mezzo. Allora sì, poi quello se ne parlerà un attimino più nello specifico della seconda parte, però sì, diciamo che visto come si sta comportando e visto soprattutto anche tutto l'outcome del discorso Epstein Files e quant'altro, di cui ora non sta parlando più nessuno, ma guarda caso chissà come mai, anche lì effettivamente c'è sempre più gente che sta cercando di trovare il modo, e potrebbe anche esserci paradossalmente, di rimuoverlo dalla carica prima della scadenza del mandato, tenuto conto che al contrario di quello che hanno fatto i democratici 4 anni fa, se riuscissero a rimuoverlo adesso, i repubblicani potrebbero avere ancora qualche mezza speranza di poter rivincere dopo. Se non agiscono in maniera molto determinata e molto veloce, casomai ci dovessero essere le elezioni, perché poi attenzione, il rischio è anche questo. Casomai ci dovessero essere le elezioni fra 3 anni, piglierebbero una risonata che poi riuscire a venirne fuori sarebbe molto difficile. Sperando che lo statunitense medio abbia imparato un po' la lezione. Il problema non è tanto lo statunitense medio, il problema sono quelli che tra virgolette fanno parte della massa più della massa più povera, purtroppo. Il guai è quello, che sono quelli che vengono tenuti più tra virgolette nell'ignoranza e che si bevono tutte le castronate, perché non si può usare un altro termine in questo momento, che vengono raccontate dalle varie televisioni di Stato e quant'altro. Questo è il reale problema. Sì. Gli ricorderemo dei fatti di Minneapolis, forse. Forse. Anche perché no,
andando in conclusione della prima parte, cioè lui non ha voluto, ha detto non inizierò guerre, invece in realtà poi, vabbè, l'Iran è l'ultimo, c'è stato il Venezuela, ma non molti sanno che c'è anche la Siria, c'è l'Iraq, lo Yemen, la Somalia e la Nigeria. Sì. E ti fai notare tutte zone dove effettivamente ci sono determinate tipologie di... O ci sono materie prime o sono punti, perché la Somalia non ha molte materie prime, ma Yemen e Somalia, che si guardano quasi geograficamente, sono strategicamente un punto molto interessante, molto sì, interessante. Esatto. La Nigeria no, c'ha molte materie prime, quello sì. Venezuela e Iran sappiamo benissimo che le materie prime ce l'hanno. Sì, esatto. No, vabbè, ma sai, è come quando avevano fatto la guerra in Iraq, passato l'11 settembre, dicendo che l'Iraq aveva le armi di distruzione di massa che poi nessuno ha mai trovato. È la stessa cosa. Vabbè. Parliamoci chiaro. Qui hanno usato la scusa che l'Iran costituiva una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, quando negli ultimi giorni è venuto fuori, ma proprio anche da fonti militari, che non è assolutamente vero. Ma no. Cioè, queste sono le prese di culo le baggianate che ci raccontano. Sì. Bene, noi rimanete lì, perché noi torniamo tra poco, sempre qui con Smart NLT. No, non volevo dire puntuali, ma no. Bene, cari amici di Smart NLT, siamo rientrati qua ma io voglio dire perfetto orario, non è uguale, tanto rientriamo. quando finisce la pausa noi rientriamo, e stavamo dicendo, stavamo un po' analizzando tutto quello che sta accadendo in questi giorni, anche se poi non riportando notizie poi in tempo reale volutamente, perché poi ci sono susseguirsi, come anche la notizia che Macron ha deciso di aumentare le testate nucleari della Francia, e vabbè, questo purtroppo diciamo non ci si aspettava nulla di diverso sostanzialmente, visto com'è la situazione in questo momento. No, esatto. Non poteva essere diversamente. Ma è un po' come il primo ministro inglese che ha detto: noi diamo appoggio, cioè gli Stati Uniti possono usare le basi britanniche, ma noi non c'entriamo niente. Sì, perché evidentemente pensa che dando l'utilizzo delle basi, voglio dire, noi siamo comunque neutrali. Noi siamo qualcuno bisognerebbe gli spiegarsi che non funziona propriamente così in caso di guerra. No, esatto. Sì, perché poi diciamo il nemico, la controparte, no, il nemico, la controparte vede che vengono usate le basi britanniche, non che il Regno Unito non fa niente. Ovviamente. Ma è leggermente diverso il discorso, sì, ma sì, esatto. E stavamo finendo di parlare, e insomma iniziamo ora l'argomento, perché noi abbiamo finito la seconda parte ipotizzando su un ipotetico futuro dove dovrebbero buttare fuori Trump, o se venisse buttato fuori cosa succederebbe. Diciamo sarebbe una gran cosa a prescindere. Intanto sarebbe un passo avanti, un bel punto di inizio, decisamente, sì. E noi, come avevamo detto anche settimana scorsa, volevamo fare anche una serie, non per forza una puntata sola, ma una serie di puntate parlando degli emendamenti, perché ma non quando succedono cose particolari, però anche nei telefilm, nei film di stampo americano viene fuori il quinto emendamento, questi emendamenti che diamine sono. Però c'è un emendamento di cui parleremo adesso, che è quello per il quale, se venisse applicato, Trump tornerebbe a casa sua. Sì, ma dove sta lui? Non si sa. Lui no, credo stia in Florida, poi fondamentalmente nella famosa tenuta di Mar-a-Lago, che si sente citare spesso e volentieri. Allora, okay. L'emendamento di cui stiamo parlando in questo momento è il 25esimo, che è quello di cui forse si sente parlare meno, anche perché di solito non dovrebbe non se ne dovrebbe sentire parlare. Poi sostanzialmente in casi
di emergenza viene fuori. L'ultima volta penso sia stato quando fondamentalmente hanno arrestato Nixon. Prima ancora era stato utilizzato alla morte di Kennedy, ma comunque sono tutti casi tra virgolette eccezionali. No, infatti. Quella che ci interessa di più è la quarta, diciamo, Allora, è diviso in 4 sezioni fondamentali. Allora, intanto spieghiamo, più che altro perché anch'io finché non l'ho letto dicevo sì vabbè, il 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America è quello che definisce la linea di successione presidenziale, esatto. E affronta il protocollo da adottare nell'eventualità di, qui dice un impedimento del presidente per inabilità manifesta o malattia o morte addirittura, perché ovviamente con questo emendamento si sancisce che in caso di morte, dimissioni o impeachment, che è questo poi il caso che riguarda il biondino. Allora, potrebbe essere questo, potrebbe essere per certi versi richiamata anche l'insanità mentale, perché stiamo vedendo delle cose che inabilità mentale, sì. Inabilità manifesta. Sì. In questi casi insomma, ci siamo problematiche ad assumere, insomma, con questo emendamento viene traslato e si sancisce ad assumere la carica di capo di Stato, sia il vicepresidente, che in questo caso sarebbe Vance, J.C. Vance, però J.D. Vance, sì, non so quanto effettivamente sarebbe meglio o peggio. Vabbè. Diciamo, allora, in base a quello che succede, avrebbe un determinato tipo diverso di carica, nel senso che potrebbe essere un presidente ad interim finché non viene eletto un nuovo presidente in maniera un pochino più veloce, spedita, o un presidente che mantiene la carica fino all'effettivo termine del mandato e poi succede quello che succede, cioè può essere rieletto o può essere dimesso e viene eletto un nuovo presidente. Però domanda, vabbè, ammesso che venga allontanato, allontaniamo l'attuale presidente, no? Per inabilità manifesta o per impeachment. Sì. E anche qui bisognerebbe fare una puntata a parte. Cos'è l'impeachment? Cos'è l'impeachment? Diciamo, per dirla generica, è la possibilità che ha il governo americano per accusare l'attuale presidente, e abbiamo visto dei casi anche in passato con Clinton e diversi altri, di cose non propriamente. Allora, il 25esimo emendamento, ho fatto la domanda a ChatGPT in questo caso, anche solo per insomma, l'ultima volta in realtà è stato usato nel 2020, si discusse se applicarlo contro, guarda caso, casualmente contro Donald Trump dopo l'assalto al Campidoglio. Però non venne applicato, anche perché a quel punto Donald Trump era praticamente stato non eletto, esatto, perso le elezioni, quindi non divenne esecutivo. Prima di questo è stato utilizzato, è stato applicato nel 2007 e nel 2002 per George W. Bush, perché trasferì temporaneamente i poteri al vicepresidente, allora Dick Cheney, sì. Problematiche mediche. Prima di lui, l'ultima ancora, nell'85 Ronald Reagan, perché stesso discorso. Il vicepresidente fu il babbo di George W. Bush, sì. Perché ci fu un intervento chirurgico per Reagan e quindi perché ovviamente doveva esserci il sostituto in caso di emergenza, sì, giusto? Esatto. Però sono due casi medici diciamo medici seri.
di salute medica. non mentale, ecco, che non riguarda l'infermità mentale. No, in questo caso proprio sarebbe infermità mentale, perché non si può definire in altra maniera, mettiamola così. Sarebbe... No, assolutamente. Allora, per quello dicevo prima, la quarta parte, la quarta sezione sarebbe quella più probabile nel suo caso, perché è quella che dice: se il presidente non è in grado di svolgere le sue funzioni ma non lo riconosce, il vicepresidente e la maggioranza del governo possono dichiararlo incapace. In quel caso il vicepresidente assume poteri come presidente ad interim, che è quello che si diceva prima. Se il presidente contesta la decisione, il congresso decide con una maggioranza qualificata dei 2/3 in entrambe le camere. Quindi sì, infatti infatti stavo leggendo, cioè non solo che non sia inabile all'adempimento dei propri doveri o non possa o non intenda, perché poi c'è anche questo discorso qui, che sicuramente gli dicano: Ciccio, caro Ciccio Donald, e tu ti devi fare da parte perché tu stai facendo un gran porcaio. E lui dice: no, io non mi muovo, bene, tratta buono lì. Gioco la carta della quarta sezione del 25esimo emendamento, e a quel punto lì potrebbero esserci delle sorprese, in questo senso che è vero che e sarebbe la prima volta che viene usata la sezione 4 in un caso del genere, sì. In questo caso sì. Perché sempre al chat GPT, per motivi di tempo, ho chiesto: mi fai l'elenco di tutte le volte che è stato usato il 25esimo? E in totale è stato usato 7 volte. La sezione, la prima allora facciamo tanto siamo qui a parlare una sorta di statistica, sì. La sezione 1, la prima sezione è in caso di viene applicata in caso di morte o dimissioni del presidente. E quello credo che, a parte, no vabbè, ultimamente l'ultimo per cui sia stata applicata è stata Kennedy. No, l'ultimo fu prima delle elezioni di Trump con Joe Biden, che fu lui volontariamente a trasferire a Kamala Harris. Ah vabbè, no, ok, però quello per motivo di salute. No, io dicevo il discorso proprio di morte, credo l'ultimo sia stato Kennedy, perché poi non mi pare che ci siano stati altri casi di presidenti americani morti prima della fine del mandato. Non credo. Allora, aspetta, perché no, non è un discorso. L'unica volta è stata usata la sezione 1 è stata nel 74, dopo le dimissioni di Nixon, che Gerald Ford divenne automaticamente presidente degli Stati Uniti. È l'unico caso di successione presidenziale avvenuto sotto il 25esimo emendamento. La sezione 1. La sezione 2 nel 73, sempre Nixon, anche Nixon non è che era molto Nixon non è stato un santo, no, decisamente. Nel 73 nominò Gerald Ford vicepresidente dopo le dimissioni di Spiro Agnew, e il congresso approvò la nomina, e nel 74, divenuto presidente dopo quella detta prima, Gerald Ford nominò Nelson Rockefeller vicepresidente, confermata anche dal congresso. Mentre la sezione 3, che è quella più utilizzata perché ce n'è 4, abbiamo nell'85, come dicevamo prima, Ronald Reagan, che trasferì i poteri all'allora Bush padre, sì, durante un intervento chirurgico. Poi nel 2002 George Bush figlio trasferì i poteri al vicepresidente Dick Cheney, come dicevamo prima. Nel 2007 Bush ripeté la procedura per un'altra analisi al colon, e nel 2021 Joe Biden trasferì temporaneamente i poteri alla vicepresidente Kamala Harris durante una procedura medica. Quindi la sezione 4 sarebbe la prima volta in assoluto. E Trump vuole i primati, vai. Sì, ho capito, vuole i primati, ma sarebbe bene di primati ne pigliasse un po' di diversi. No, non tanto questo ci piace. Questo ci piace perché perlomeno si leverebbe dalle palle una volta per tutte, e sarebbe una gran cosa per tutti alla fine, effettivamente. Non sarebbe assolutamente male. No. A questo punto sarebbe buono. Sì, l'unica cosa che stavo dicendo prima, appunto, è quella un pochino più, tra virgolette, improbabile, nel senso che dovrebbero esserci 2/3
del congresso a favore e in entrambe le camere. Potenzialmente ci potrebbero anche essere, visto che parte dei repubblicani gli sta andando contro, rendendosi conto che forse sta esagerando con le cavolate che fa. Ricordiamoci però sempre che Trump alla fine è uno che può pagare abbastanza bene pur di ottenere quello che vuole, quindi non credo, se anche dovessero provarci, non sono così sicuro che il risultato sarebbe un allontanamento dell'attuale persona. Allora stavo guardando, c'è una vignetta, ho trovato ora, che c'è Trump davanti che chiede a un ipotetico assistente: ma qual è il numero dell'Italia? E questo gli risponde: per avvisarli dell'attacco imminente? No, ho voglia di pizza. Vabbè, però cosa che probabilmente è successa con Crosetto, che poverino, ripetiamo, si è ritrovato a Dubai. Evidentemente lì è andata la telefonata alla pizzeria piuttosto che al governo italiano dicendo appunto sono diventati. Sì. Vabbè, questo è. Quindi questi sono i casi. E allora aspetta, vediamo un attimino, perché la sezione 2, nei casi in cui vi sia una vacanza della carica di vicepresidente. Infatti la sezione è: manca il vicepresidente, adotto il 25esimo emendamento. Si è sentita sottofondo una telefonata, ma è il solito call center. Ma chiamate Trump, non chiamate me. Perché dovete chiamare me? Call center. La sezione 3, nei casi in cui il presidente trasmetta al presidente pro tempore del Senato e allo speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta che egli non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio fino a che egli non trasmetta ad essi una dichiarazione scritta del contrario. Tali poteri e doveri saranno esercitati dal vicepresidente, quale presidente facente funzioni. Il problema che appunto si diceva prima, che il buon Vance ha dimostrato di non essere propriamente, non so, ecco, non credo che se dovesse andare in carica Vance sarebbe così tanto meglio rispetto all'attuale presidente, ecco, mettiamola così. No, ma allora, a parte le ideologie, le idee politiche, ma quelle fanno tanto, Sì, no, ok, però fanno tanto, ma come stabilità mentale lo vedi più stabile Vance o no? Silenzio, sì, perché non sono così sicuro della risposta che ti potrei dare. Da un lato, a livello di stabilità mentale, ti potrei dire, è sicuramente più giovane, quindi teoricamente dovrebbe avere un po' più di sale in zucca rispetto a quell'altro. Da lì all'averlo effettivamente potrebbe passarci un po' di... E potrebbe essere tutto il contrario di tutto. Tutto il contrario di tutto, ecco, anche perché così come era successo in precedenza con la Kamala, anche qui, anche con lui, non è che la figura del vicepresidente si veda così tanto a livello pubblico. Si sa che c'è, si sa che comunque è quello che in caso di parità all'interno del congresso, per quanto riguarda voti su leggi e cose del genere, è quello che dà l'ultima parola, quindi dà il suo voto o all'uno o all'altro, e tendenzialmente ovviamente dà il suo voto al lato, in questo caso al lato repubblicano. La Kamala lo dava al lato democratico, e quindi ovviamente può portare l'ago della bilancia su una legge rispetto su un'altra, però poi più di quello non si ha la grossa percezione, cioè di solito quello che appare pubblicamente è potenzialmente Trump, è sempre comunque il presidente. No, certo, c'è sempre il potere esecutivo. Il potere esecutivo è comunque suo, quindi non è che... Si dice cambio la testa, ma la sostanza è sempre la stessa, è un problema.
Sì, poi vedendo determinate cose che sono successe, determinati eventi, ti direi non credo cambierebbe molto, anzi, potenzialmente No. potrebbe essere ancora peggio forse. Sì, o peggio o nonostante le ideologie, no, noi stiamo facendo dei ragionamenti così molto, molto semplici, molto terra anche per far capire, no? Perché Vance ha le idee, anzi forse peggio di Trump, e va bene, è ok. Qualora diventasse presidente lui, però ci sarebbe anche un altro però. Intanto deve nominare un vicepresidente. E quello non credo sarebbe un grosso problema alla fine. Però anche lui, a seconda delle azioni che fa, o che farebbe, o che potrebbe fare, potrebbe essere vittima, tra virgolette, del 25esimo emendamento anche lui. Quindi tante alzate di capo, insomma, essendo, come dicevi te, più giovane, al netto delle ideologie di estrema destra, di destra, diciamo repubblicana, insomma, se fosse un pochino, non ti dico intelligente, ma anche se fosse uno stratega, che potrebbe essere certe decisioni, cosa che Trump non è. No, vabbè, Trump, come si è sempre detto, è un bambino piccoso e basta. Sì, non esatto. è nient'altro sostanzialmente. No, esatto, né più né meno. Quindi, insomma, è vero l'ideologia, ma potrebbe ragionare da stratega e dire no, aspetta un attimo, insomma, magari arriverebbe allo stesso obiettivo, per carità, però con forse anche più subdolamente, non ci sbagliamo. Ecco, sarei forse più per il più subdolamente. Giustamente, come hai detto te, dovrebbe essere più stratega rispetto a quest'altro, ma quello non è che ci voglia una scienza missilistica, non ci vuole tanto. No, assolutamente. Assolutamente. Dall'altro lato, mi chiedo quanto un personaggio del genere avrebbe l'appoggio da parte non tanto dell'elettorato, perché poi alla fine l'elettorato conta comunque il giusto anche qui negli Stati Uniti. Mi chiedo quanto avrebbe appoggio da parte del congresso stesso, che sarebbe per quello di cui si dovrebbe preoccupare maggiormente. Non mi sembra così bravo a negoziare, però è una mia impressione per quel poco che si vede. Non mi dà l'impressione di una persona in grado di negoziare anche in maniera subdola, mentre cosa che quell'altro sa fare bene. Quell'altro te la sa raccontare su, diciamo che bene o male ti porta verso il suo modo di voler fare la cosa. Quest'altro non mi sembra molto in grado di farlo, ecco. Però ripeto, non vedendolo più di tanto in giro, potrebbe anche tranquillamente esserlo, non lo so, quello sarebbe da vedere, diciamo così. Chi vivrà vedrà. Sì, a questo punto c'è anche proprio da dire chi vivrà, perché sì, chi vivrà vedrà, proprio nel vero senso della parola, perché sì, perché da come stiamo andando verso determinate cose non è la situazione. Insomma, no, direi di no. Purtroppo, perché insomma, non è che noi No, sì. non ci mancherebbe altro. Ma scherziamo davvero? No. Scherziamo mettiamola così, noi i rifugi antiatomici non ce li abbiamo, quest'altro sì, per cui sai. Chissà come mai. No, solo che tanto siamo in chiusura, solo che noi ma anche come Europa, io dico, non soltanto come Italia, per ora come Comunità Europea, Unione Europea, ci stiamo facendo la figura del
del bischero, Strano. perché non che dobbiamo, non che l'Unione Europea debba attaccare in qualche modo o qualche stato di essa debba attaccare, ci mancherebbe altro. No, però togliere il supporto agli Stati Uniti sarebbe già una gran cosa. Però iniziare a fare dei ragionamenti di autonomia, ma io li inizierei a fare, nel senso, Sì, decisamente. siamo 15 nazioni, 16 quante sono perché sono aumentate, siamo 15 nazioni, contiamo che cosa abbiamo a disposizione, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare e iniziamo a prendere distanze. Sì, decisamente, perché né più né meno, anche perché ma questo anche dalla Russia, non solo dagli Stati Uniti. No, da entrambi, sì, Proprio autonomia, cioè. Tanto più che comunque l'Europa materie prime è in grado sia di produrle che di averle proprio a disposizione. Quindi. Sì, l'unica cosa è il petrolio, però per il resto. Sì, ma sai, a quel punto lì il petrolio quando comincia ad avere. Sì, cose alternative. Sì, diciamo che dovrebbe essere. La Groenlandia, buon Trump non la voleva solo per il fatto della difesa, chiamala così. Ma no. E la Groenlandia è danese, quindi teoricamente ci sarebbe anche la parte petrolifera, politica, perché avresti un piede in Europa. No, ma è chiaro che Trump non, cioè, è scemo, Detto questo, dopo questo che l'algoritmo ci banna definitivamente, ma no, ci mandano, ci mandano l'ICE a prendere. Però no, a parte le battute, insomma, fa finta di essere ingenuo, diciamo così. Fa finta di essere ingenuo, però ingenuo non lo è, benché poi non sia stratega, non sia, però certi ragionamenti li fa con cognizione di causa, poi è uno sprovveduto su certi temi, sono d'accordo, assolutamente, però per altri no, ragazzi, allora, purtroppo no. Come si è detto fin dall'inizio, Trump sostanzialmente è un po' come Berlusconi, è un ottimo un parolone, però diciamo è un industriale, quindi sa determinate cose come portarle avanti, non è assolutamente in grado di condurre una nazione, men che meno gli Stati Uniti, lo sta dimostrando ampiamente, però da quello che è il lato, diciamo, commerciale della cosa sa comunque come muoversi e come dicevo prima, potenzialmente sa come intortarti. Poi no, certo. No, diciamo da quel punto di vista, vabbè, Berlusconi aveva meno potere militare, meno male. No, non solo, meno potere esecutivo, e il fatto di essere in una nazione come l'Italia alla fine sì, gli ha dato certi poteri perché certe leggi a pro suo l'ha fatte emulgare. Vabbè, ma quello come qualsiasi governo che è in carica. Però ma a parte di fatto, oltre quello non era sì, c'aveva il discorso delle donne, ma e aspetta, parentesi, poi chiudiamo, lo denunciamo comunque, anche se poi al netto della sua non presenza terrena, però insomma è chiaro che non approviamo certi comportamenti. Guarda, come ho detto a una persona che mi ha mandato un messaggio e si stava parlando giusto appunto di Epstein Files, Berlusconi e della differenza tra Berlusconi e Trump, quelle di Berlusconi quantomeno sapevano cosa volevano dire determinate cose e non vado oltre. Quelle di Trump no. Cioè, quindi appunto, mettiamo così, quelle di Berlusconi quantomeno erano mestruate, ecco, e ho già detto tutto. Avevano una certa età in più, esatto, e si è già detto tutto. Sì. Pur non essendo in alcuni casi maggiorenni nemmeno loro, però almeno le mestruazioni ce l'avevano. Sì, in questo caso no, proprio. In questo caso no, quindi. Va bene, caro Piero, dopo questa defiance molto leggera, dopo aver chiuso in bellezza abbiamo chiuso molto in bellezza. Senti, noi ci troviamo
Noi ci con i troviamo nostri settimana prossima, si spera. noi ci troviamo in separata sede, assolutamente. No, Separata sede anche sì, ma diciamo se va avanti così si spera di ritrovarsi settimana prossima. Se non ci staccano internet, sì. Se non ci staccano internet, sì. Allora, senti, faccio questa parentesi, perché qualcuno dice, ah no, perché la corrente elettrica di qui di là potrebbe saltare, ragazzi, intanto io ho scoperto su Amazon e va comprato, c'è un power bank e funziona, su Amazon, ho fatto pubblicità a Bezos, però vabbè, a Jeff Bezos, però vabbè, finanziatore del nostro buon Donny, ma vabbè. Sì. Finché gli torna comodo, finché gli tornerà comodo, quando non gli tornerà comodo vedrai anche lui torna su passi. Si spera. No, magari non pentito, ma torna sui suoi passi. Un po' come il vecchio Elon, che Sì. non è pentito. No, però diciamo, ha provato sulla sua pelle che cosa voleva dire supportare quell'altro. Esatto. E c'è un power bank che funziona a combustione. Molto interessante. Perché utilizza una cella di calore, cioè trasforma il calore in energia elettrica. E ti mando il link, l'avevo trovato, non costa neanche tanto. Mandamelo, potrebbe essere molto interessante. Cari amici, non abbiamo sponsorizzazioni da questo punto di vista qui, quindi se lo comprate perché volete voi, non abbiamo ritorni economici da questo, purtroppo. Ti dico purtroppo perché i soldi fanno sempre comodo. Prima o poi arriveranno, non si sa mai. Sì, no, va bene. E detto questo, noi torniamo mercoledì 11 marzo, ovviamente. E noi con Piero ci sentiremo prima, ovviamente, ma insomma voi rimanete con noi. Rimanete con noi, collegati con Smart Energy, e poi vediamo settimana nuova di sperare di intanto in un alleggerimento di tutte le questioni internazionali che stanno accadendo in questi giorni, e cercheremo di trattare argomenti più leggeri. Almeno. Sì. Detto questo, grazie Piero. Ciao a te, alla prossima. Ciao.